Le vacanze di Natale sono finite, sono tornata in Danimarca, sono tornata l'11 gennaio qui. Sono un po' stanchina. È stato ovviamente bellissimo passare tempo a casa con la mia famiglia, i miei amici, stare un po' nella mia cameretta d'infanzia ormai, però allo stesso tempo non ho passato con loro quanto tempo avrei voluto o fatto tutte le cose che avrei voluto fare in Italia, perché sostanzialmente ero sotto sessione, in piena sessione, perché avevo un esame da consegnare il 23 dicembre, quindi ho consegnato il 22, un esame da consegnare il 3 gennaio e uno il 12, no, anzi il 13 gennaio. Quindi appunto, cioè i primi giorni in cui sono arrivata, panico, perché dovevo consegnare il primo esame, poi intorno a Capodanno appunto sono stata a Bolzano con i miei amici, ma non sono uscita tutte le volte in cui sono uscite loro perché dovevo finire un lavoro di gruppo e poi finire il portfolio in cui entrava anche il lavoro di gruppo e consegnarlo in tempo. E subito dopo quello ho avuto forse un giorno di riposo e poi ho iniziato subito a lavorare sul progetto successivo che ho consegnato il 13 mattina, proprio un'ora prima della fine della consegna, e davvero mai più, nel senso anche nella triennale ho avuto situazioni simili, però tendenzialmente se ero io ad avere completamente sotto controllo la mia situazione, era un progetto mio singolo, cercavo di finirlo almeno il giorno prima della consegna, mai il giorno stesso, cioè, e quindi aver avuto in questo caso proprio l'acqua al collo, perché ero nella merda sostanzialmente con i miei progetti, è stato davvero stressante. Il giorno in cui sono tornata qui a Kolding, comunque ho avuto una giornata di viaggio abbastanza lunga perché sono dovuta andare da Padova all'aeroporto di Bergamo e poi da Bergamo all'aeroporto, appunto arrivare a Billund in aereo, e poi per qualche motivo nell'orario in cui siamo arrivati non c'erano bus diretti da Billund a Kolding, cosa strana, nel senso tutte le volte che sono andata in aeroporto, vabbè, 2 tutte le altre volte in cui sono andata in aeroporto a Billund sono state 2, però appunto avevo sempre trovato bus negli orari in cui mi serviva e invece questa volta no, ed è stata un po' una sbatte. E poi subito dopo aver fatto tutti sti giri e arrivata a casa e svuotato le valigie al computer a finire di scrivere il codice per il sito che dovevo consegnare, e poi ho scritto tutto il report dell'esame in un giorno e una mattina sostanzialmente. Adesso ho un orale a fine mese, per cui però non sono troppo preoccupata, nel senso oggi inizio a fare il piano di studio, inizio un po' a studiacchiare, però sono argomenti che appunto ho già dovuto trattare e rileggermi e rivedermi per creare dei contenuti, dei documenti e delle cose che dovevamo consegnare alla nostra prof, quindi nel senso non sono cose che non ho mai letto, mai visto. E situazione lavoro, il mio meraviglioso tasto dolente, qui ancora niente, nel senso non è ancora nessuna situazione confermata, niente di nulla, però sono davvero stanca, davvero stufa, non si può fare altro che attendere, cioè io più che passare le ore su LinkedIn e Indeed e mandare candidature ogni settimana non posso fare tanto altro. Ho deciso di provare a fare il pane. Ho mai fatto il pane? No, però stasera ho un po' di tempo libero e ho detto, beh, facciamo un impasto, lo lascio lievitare stanotte in frigo e poi domani mattina proviamo a infornare e vedere che cazzo esce. Sembra abbastanza facile, non mi aspetto chissà che grandi risultati, però insomma, proviamo. Finito, e adesso non mi sembra troppo giusto, però lo lasciamo riposare. Lo lascio riposare circa un'oretta fuori dal frigo e poi lo metto in frigo. Però mi sono appena reso conto che non ho la pellicola trasparente appiccicaticcia. Quindi adesso andrò in giro per gli altri 2 piani a chiedere se hanno della pellicola.
terminato e posso dire, mi ritengo abbastanza soddisfatta, ha un buon odore e spero che non sia duro come una pietra, però appunto lo devo lasciare un bel po' riposare prima di poterlo tagliare. Allora, la crosta è un po' duretta, però ho provato il primo pezzo e non è male, forse devo mettere un pochino più di sale, sempre un po' pane toscano umbro, vabbè. Adesso me lo provo con un po' di crema spalmabile, però, cioè, al volatura ce l'abbiamo. Ho editato un po', pranzato, editato un po' di nuovo e adesso vado in biblioteca così studio effettivamente invece di continuare a editare o stare a fare cazzeggio e altre cose. Vediamo, però sì, prima o poi devo iniziare a studiare per questo orale e va bene che ho tanto tempo, però non voglio neanche appunto ridurmi all'ultimo momento come tutti gli altri esami che ho dato questa sessione, quindi ci concentriamo adesso. Anche oggi mi sono svegliata sia tardi, mi sono svegliata tipo alle 9:40, cioè stra tardi, abbastanza tardi. Avevo messo la sveglia, ma invece di rimandarla l'ho spenta. E quindi, vabbè, anche oggi iniziamo la giornata un po' dopo. E ho detto, vabbè, sto facendo colazione con avena, pere e cioccolato. Anche oggi i piani sono un po' di studiare e un po' fare altre cosine, tipo una cosa che ho già iniziato la preparazione, cioè pulire il forno perché fa schifo, ma proprio schifo, nel senso è tutto un bello incrostato e le ultime volte che che l'abbiamo usato, tipo quando ho fatto il pane l'altro giorno, si sentiva proprio l'odore di forno onto che ha bisogno di essere lavato, poi ogni volta che lo apriamo fa di vapore, che questo non so se sia per la sporcizia o perché semplicemente è così, però ecco, cioè di sicuro non viene pulito da agosto, da quando mi sono trasferita qui, e palese non viene pulito da secoli prima, quindi veramente chissà da quanto non viene pulito e c'è bisogno, almeno provo un po' a disincrostare questi grandi discorsi. Le realizzazioni che hai proprio. L'ultima volta che sono tornata a casa ho detto a mia madre, guarda, ho voglia di pulire sopra tutti i mobili della cucina e spolverare. E lei mi ha guardato tipo, ah, visto? Che io odiavo sempre aiutarla nel farlo a casa. Quindi, vabbè. Buongiorno. No, perché com'è possibile che io abbia strofinato per 40 minuti il forno e sia ancora in queste condizioni? Cioè, io, insomma, prima probabilmente era peggio e chissà appunto da quanto è così, ma come si fa a levare sta roba? Per favore, per qualche persona adulta, mi sappia dire come funziona questa cosa, perché come? Sto per uscire, cosa che non succedeva un sacco, che non riuscivamo a vedere la sera da un sacco. Questo fit. Ho deciso di andare solo con questa giacca, morirà di freddo? Probabile, ma non importa. Buongiorno, e in questa meravigliosa mise post doccia
questa mattina devo fare una cosa molto strana. In pratica qui in Danimarca bisogna iscriversi per ripetere gli esami, anche se non si hanno ancora avuti i risultati degli esami che si hanno dati fino adesso. La cosa assurda è appunto che l'iscrizione per ridare gli esami è dall'1 al 20 gennaio. Io ho aspettato un po' perché ho detto magari prima del 20 gennaio avrò i risultati di almeno del primo che ho dato, non serve che mi iscrivo per la riesaminazione. E invece non abbiamo ancora avuto i risultati di nessun esame. E quindi adesso io ho fatto il login nel SSO dell'STU e mi devo iscrivere per rifare gli esami quando... Cioè, è troppo strano. È troppo strano. Cioè, fai avere i risultati, quando arrivano i risultati la gente si iscrive all'esame. No. E quindi così... Ah, e poi, cioè, se passi l'esame, l'iscrizione al riexamen è annullata. Ok, ma perché far perdere tempo? Vabbè. Vogliono sapere tutto in anticipo. Tutto in anticipo. Per esempio, oggi pomeriggio volevo andare tantissimo a un workshop di lavorazione del legno in un centro appunto culturale qua in zona. Pensavo, ok, cioè uno semplicemente va là e si presenta e fa. E invece ieri avevano messo un post su Facebook appunto sotto l'evento dicendo ah, chi vuole effettivamente partecipare, abbiamo posti limitati, inviate una mail di conferma. Io l'ho visto ieri sera dopo essere tornata da un bar con le mie amiche e ho mandato una mail e mi hanno detto no, non c'è più posto, sorry. E quindi, cioè, che palle, nel senso, io voglio decidere magari una cosa il giorno stesso, però non posso, non si può. Spesa fatta e ho preso anche una scatola per sistemare un po' la mia dispensa. Appena tornata dall'ufficio del landlord, perché abbiamo questo meraviglioso sistema per cui le nostre lavatrici funzionano con una carta che dobbiamo ricaricare. Per caricarla bisogna andare appunto di persona per farla caricare su un cosino, tipo una specie di post, vabbè. E mentre tornavo a casa mi sono fermata a prendere in una delle migliori pasticcerie della città un dolcino, e dolcini danesi buoni. Mi serviva per tirarmi un attimo su, perché oggi ho avuto l'ennesimo rifiuto da un lavoro. Il fatto è che per questo ci sono rimasta un po' più male di altri, non tanto perché tenevo particolarmente all'azienda, ma perché pensavo davvero che avrei avuto almeno un'intervista, visto che è praticamente il mio lavoro, cioè quello che facevo al servizio civile prima di venire qua. Buono. Insomma, visto che il mio profilo a livello di skills, eccetera, combaciava quasi perfettamente con il profilo richiesto da lavoro, ho pensato, bella, per questo appunto almeno un'intervista me la fanno. Intervista, colloquio, scusate. Invece appunto oggi ho ricevuto un'email di rifiuto, inaspettata,
E quindi io ho risposto chiedendo se possibile avere un feedback su cosa della mia candidatura non gli è piaciuto, cosa gli ha fatto pensare che un altro candidato sarebbe stato meglio appunto per la posizione. E ho avuto una risposta molto HR, corporate. Mi ho detto non ho la possibilità di dare un feedback personalizzato, comprensibile. E poi mi ha scritto, capisco che possa essere frustrante, soprattutto quando pensi di essere un ottimo candidato per la posizione, però con la quantità di candidature che ci sono arrivati, oltre a fare una scrematura a livello di skills, ne dobbiamo fare anche una a livello di personale, a livello di personalità. E io mi chiedo, come fanno a sapere qual è la mia personalità e se sarei una buona fit per quell'ufficio se non mi hanno appunto mai fatto neanche un colloquio? Cioè, in base a solo il mio CV e il lettera motivazionale? Però, cioè, quello che uno scrive e il modo in cui uno si comporta sono cose abbastanza diverse, quindi o hanno messo l'annuncio in inglese però preferiscono una persona danese, questo vedrò quando effettivamente metteranno, andrò a vedere chi prenderanno appunto per la posizione perché, ok? Oh, non saprei. In tutto ciò ho deciso di fare un attimo un revamping del mio curriculum, lo voglio modificare un po', cioè nel senso le cose che ci sono scritte dentro saranno sempre le stesse, però modifico un po' la grafica, boh, vediamo, però è proprio fastidioso questa cosa. Allora, è passata qualche ora e ho aggiornato un po' il mio CV look, perché prima era così. E vabbè, non voglio mostrare le info personali. E boh, vediamo cosa succede. Oltre a sistemare il CV ho mandato tipo 8 candidature. Io quando ho un rifiuto da una delle candidature a cui tenevo un po' di più, faccio un po' panico e tipo mando 10 candidature il giorno dopo, il giorno stesso. E niente, spero davvero, cioè, sono stanca. Appena truccata, adesso mi devo finire di sistemare e poi esco a fare aperitivo con un'amica. Niente, mi sa che questa sera non ho voglia di birra. Vedo chissà quanto costa un bicchiere di vino. Non so, perché non ho mai preso un bicchiere di vino qua così. Visto che è un po' che non lo faccio e oggi c'è un po' di sole, ho deciso di andare a fare una passeggiatina.
Questa meravigliosa mise da studentessa in sessione, domani ho l'esame, sto appunto ancora ripassando. Ci sono un po' di aggiornamenti sul fronte lavoro. Ho ricevuto un rifiuto da una candidatura che avevo mandato ormai parecchie settimane fa e per cui la recruiter mi aveva contattato e poi mi aveva ghostato per un periodo. Però nel mentre mi hanno risposto da 2 candidature che ho mandato settimana scorsa e ne ho mandate altre oggi e quindi settimana prossima ho 2 colloqui, solo che una sarebbe un internship non pagata e appunto dovrei capire un po' durante il colloquio se mi conviene o no, nel senso capire, ok, è una posizione non pagata, però magari per studenti internazionali si può fare, cioè, pagamento minimo, perché alcune aziende lo fanno, nel senso che se prendono uno studente danese che appunto riceve già in automatico l'SU, allora non ti pagano per fare il tirocinio, però siccome non puoi da studente internazionale ricevere l'SU se stai facendo un tirocinio, cioè o stai anche lavorando nel mentre o comunque a fare solo un tirocinio non ti permette di avere l'SU, alcune aziende allora danno una paga, un minimo se appunto decidono di prendere uno studente internazionale. E dovrei anche valutare un po', nel senso, se è una questione di ok, la posizione è non pagata per qualche mese, ma poi c'è la possibilità di essere proprio presi effettivamente a lavorare e che il lavoro diventi pagato, allora ci posso pensare. E invece l'altra sarebbe una cosa abbastanza interessante, però vediamo perché come al solito è una posizione ibrida però a Copenaghen, quindi ho paura che come tutte le altre volte di venire scartata appunto per la mia localizzazione geografica. E quindi boh, però davvero sono stanca, sono stanca di dire che sono stanca di cercare lavoro, però è così. Dai, almeno domani ci togliamo il pensiero dell'esame. Però davvero. E oggi pomeriggio sono scesa dal piano terra e abbiamo ripassato insieme io e Diana e ci siamo confrontate un po' sulle risposte, eccetera. Quindi, boh, speriamo bene. Poi appunto farò un altro ripasso adesso dopo cena e domani mattina, visto che noi abbiamo l'orario alle 12:20, quindi comunque un po' di tempo per ripassare anche la mattina. E niente, mi sono fatta delle tagliatelle con i funghi. Madonna, non vedo l'ora di togliermi questo esame. Pronta per l'esame. Ho ripassato stamattina, ho ripassato ieri. Speriamo bene, cioè voglio proprio levarmelo. Speriamo bene, a quanto pare in pratica qua gli esami vengono fatti sì dal professore ma anche da un sensor che è una persona esterna, quindi non è una persona che noi abbiamo mai visto, conosciuto, E a quanto pare, visto che adesso sono le 12:20, quindi altre persone hanno già dato l'orale, è abbastanza una persona easy, tranquilla, quindi dita incrociate e andiamo. È finita. Esame dato, è andato bene, eravamo nervosissimi prima. Io sono arrivata a casa che avevo una chiazza letteralmente così di sudore, però bene, ho preso 12, che è il massimo che si può prendere qui perché la scala strana va da -2 a 12, però ok, quindi ho preso un bellissimo voto, non mi sono imbanicata nel dare le risposte e poi ci siamo andate a prendere come premio per aver passato bene l'esame, ci siamo andati a prendere un dolcino e abbiamo mangiato il dolcino con del chai. E niente, sono così contenta che sia finita. Vabbè, ho ancora l'altro esame che
devo ridare, ma devo solo rimandare le cose con il link funzionante e ci siamo. E niente, quindi oggi e domani un po' di relax e venerdì sì, comincio già con il secondo semestre, vedremo come saranno questi corsi. Ho un altro corso con la stessa prof che avevo avuto per 2 corsi in questo primo semestre, quella dell'esame che ho dato oggi, non il massimo, è una donna tedesca abbastanza esigente, però ora, cioè all'inizio non sapevo bene come trattarla, come dire, cioè le modalità che lei preferisce per le risposte e appunto cosa pretende dagli studenti e adesso credo di aver un po' capito meglio, comunque il modo in cui a volte pone le domande è abbastanza incomprensibile, quindi abbiamo un altro corso con lei che sarà l'ultimo, fortunatamente, e poi gli altri 2 corsi sono con prof nuovi, quindi vedremo. Pronta per la prima lezione del secondo semestre. Oggi sarò lunedì tutto il giorno perché è un laboratorio e quindi è un po' più simile alle lezioni che avevo lo yoga, cioè inizio alle 9 di mattina, finisci a cioè qua alle 5 perché poi loro appunto cenano alle 6 eccetera, finisce la giornata alle 5 e mezza. Tornata a casa, abbiamo finito intorno alle 3, quindi dai, ci sta come distribuzione oraria, cioè dalle 9 e un quarto alle 3 di pomeriggio, direi. Questo semestre, questo corso è appunto progetto e si sono presentati un po' di professori, enti, un po' di persone varie in varie aree, studiosi, eccetera, della comunicazione, con cui noi dobbiamo dividerci in gruppo e collaborare. E quello che a me e una mia amica ci è interessato di più è uno in collaborazione con il Colding Archive, cioè l'archivio storico della città, e è appunto principalmente sul suono, che lo trovo molto interessante perché abbiamo molto meno documentazione sul suono rispetto a tutti gli altri media e il suono è molto interessante come aspetto. Appunto però dobbiamo essere almeno 3 in un gruppo, per il momento siamo solo io e una mia amica e dobbiamo capire se riusciamo a trovare un'altra persona o forse potremmo essere divise nei 2 gruppi che ci sono già delle studentesse danesi, che quindi noi non è che conosciamo molto bene, cioè le studentesse del mio corso però in danese, e adesso chill. E poi oggi pomeriggio, tarda serata, c'è a UCSID, che è l'università attaccata alla mia, c'è il Sonic Showcase, cioè ci sono gli studenti di sound design e sound engineering di quell'università che mostrano un po', suonano un po' i loro progetti, le loro cose. Non so bene cosa aspettarmi, però insomma è gratis, quindi gratis uguale io e le mie amiche ci andiamo e poi probabilmente rimaniamo un attimo in giro per la city. Domani qui nel mio palazzo facciamo un pranzetto multiculturale, appunto saremo circa 12 persone e ognuno di noi porterà qualcosa, qualche cibo della propria nazione e io da brava persona di famiglia pugliese porto la focaccia barese. La focaccia barese o pugliese perché nella ricetta della mia famiglia ci vanno le patate e quindi io adesso in questo momento sto restando le patate che sono la parte più noiosa di questa ricetta, però tanti dicono che nella focaccia barese originale non ci va. La mia famiglia ha sempre messo le patate, entrambe le mie nonne mettono le patate lesse, io mi fido e quindi bolliamo le patate.
rimasto un quarto d'ora, poi l'ho rimpastato un po'. Non sono una master panificatrice, quindi vabbè, il risultato è un po' così, però appunto li ho divisi e adesso li copro, li lascio lievitare un po' fuori dal frigo e poi tutta stanotte staranno a lievitare nel fridge. Patate e rosmarino e la classica coi pomodorini. Penso che queste siano le mie migliori focacce fatte finora da sola, tra l'altro senza appunto avere planetaria, cose varie, tutto con le mie manine e niente, sono uscite proprio bene, spero vengano apprezzate, ma lo so già che saranno apprezzate.